Ciao chitarristi, nel video di oggi non sono da solo, super ospite che è arrivato dritto da casa sua. E dov'è? E dov'è? È qui. Ah, sono io. Ciao! Date un saluto nei commenti al signor Marcellan, che di nome fa liuteria. Non sai quante volte mi suonano il campanello e mi devono portare un pacco e mi fanno liuteria. Sì, sono io. Ciao liuteria. Vabbè. Facciamo un video insieme per spiegarvi delle cose super interessanti riguardo al mondo dei pick-up della chitarra. Quindi questo è il topic, restate fino alla fine. Se il video vi piacerà, se il video non vi piacerà, iscrivetevi al canale, Aia, non solo al mio, anche al suo. Like al video, non solo al mio, anche al suo, perché dovete farlo, sennò vengo là e vi picchio. Sigla! io ho una serie di domande e di cose da discutere insieme a te. Che spero di avere le risposte. Sì. Allora, iniziamo dalla prima. Fino a dove si lavano la faccia i pelati? Fino al culo. Io sono abbastanza pelato fino alla bassa schiena. E qua un minuto di silenzio. Per me e per tutti gli amici pelati. La domanda seria, parlando di pick-up. Quando secondo te ha senso cambiarli su una chitarra? Allora, se proprio non ti piacciono, allora sì. Però si apre un problema molto più ampio, perché una grossa parte dei miei clienti, perché io ti faccio un esempio come professionista, mi dicono: il suono non mi piace, voglio cambiare pick-up. Che pick-up mi consigli? Io dico: ah, buongiorno. Cioè, perché esattamente come oggi ci si rompe un cellulare, o sai esattamente che vuoi Apple o un Samsung e allora vai a colpo sicuro, ma se uno dice aspetta che guardiamo un po', è la fine, perché ci sono 1 milione di modelli con caratteristiche diverse, tutte che hanno però se avessero quella cosa in più e cambia l'altra, però se avessi anche i pick-up sono uguali. Io non posso prendermi la responsabilità di dirti spendi 250 euro di EMG che sono bellissimi di metto su e poi non ti piacciono. È un argomento molto delicato, bisogna sapere esattamente cosa si vuole o avere almeno le idee abbastanza chiare. Quindi tu dici uno deve avere le idee super chiare su sì. cosa vuole, però ci sono dei casi in cui cambiare i pick-up non ha proprio senso, cioè zero. Si prende una chitarra, questa chitarra sia dal punto di vista del feeling, della comodità e queste cose non mi piace, è inutile che io ci investa soldi per cercare di farmela piacere. Quello per me è la cosa più importante. Io sono pieno di clienti che vengono, che dicono perché vorrei cambiare i pick up, vorrei cambiare il ponte, le meccaniche, perché proprio non c'è verso, non mi trovo. Però se mi dici che partiamo dal preconcetto che non ti piace, cioè è accanimento terapeutico, che anche quello arriva magari da una poca chiarezza su cosa si vuole dalla chitarra, no, e magari sbagli a comprare la chitarra e non è la tua, cioè a quel punto la vendi e ne prendi un'altra, rientri i soldi e li investi su uno strumento che magari ti darà le gioie che stai cercando. E qui c'è il però, il plot twist. Plot twist. Se uno volesse cambiare pick up su uno strumento, quindi ti faccio l'esempio, aspetta, arrivo. Qua ci vuole la musica gentilmente offerta da Liuteria Marcellan. Ti faccio l'esempio di questa chitarra. Ok, questa è una Soundstation Rider Retro, che è uno strumento già ok, non sono un liutaio. I pick up sono bassi. Con laser. Inizia quanto pesa, ma è una cosa positiva o negativa? Dipende. Conosco tanta gente a cui piacciono le chitarre leggere. Io di mio non credo che la chitarra leggera sia una cosa buona, non fa una differenza abissale, però fa differenza, quello sì. Bella è bella, vista così è. Ma a livello di manico, tasti e cose, come li vedi? Allora, sentiti così, ma sì, vanno benissimo. Io ti dico, a suonarla non sento fastidio sulle mani. Cioè mi è successo su alcune chitarre di avere il tasto sporgente, con una addirittura mi sono tagliato. Qui non l'ho sentito. Anche i tasti, che tante volte su certe chitarre sono ruvidi, quando fai strisciare la corda fa... È molto bello il fatto di vedere il palissandro. Fino a 10 anni fa era una cosa che eravamo abituati a vedere ovunque. Adesso, manco per sbaglio, il palissandro indiano, un po' su Fender, se non gli dai 1300 euro il palissandro non te lo mettono. No, c'è il pauferro, che è bellissimo, però non è protetto. Fra un po', quando avranno finito di abusare anche del pauferro, proteggeranno anche lui. Mi piace molto a livello di vernice. Sto azzurro mi piace un sacco, io non so perché ho un feticismo per questi azzurri qua. Manico lucido, verniciato bene, una bella venatura, c'è anche un pelettino quasi di occhiolinatura che si vede qua sulla paletta, che potrebbe dargli, vedi che è un po' di svarioncelli qua. Ah sì, diciamo che per la fascia di prezzo ci sta. Per uno strumento che costa 270-280 euro, qua non si può non tener conto del fatto che hai il palissandro, la tastiera comunque è fatta bene, i pick up sono Wilkinson, il ponte anche è Wilkinson. Per me per 270 euro è promossa assolutamente. I pick up suonano già in maniera coerente con lo strumento che dovrebbe essere. Se volessi cambiarli, se questa chitarra mi piacesse, li cambierei magari, certo, perché ho un gusto particolare. Però siamo qua apposta per dire no, aspetta, perché c'è una strada alternativa da percorrere che potrebbe risolvere un po' di problemi senza spendere troppi soldi, praticamente niente, e contemporaneamente aumenta la tua conoscenza, che è una cosa fondamentale, su
come funziona la chitarra, lo strumento, anche a livello elettronico, non solo fisico delle corde, ok? Ed è una cosa che torna sempre utile ed è anche una scusa per fare un po' di pratica con il saldatore. Assolutamente sì, perché è una modifica che non richiede per forza di cose di andare dal liutaio. La puoi fare anche tu nella tua cameretta dando fuoco a tutto. Ma basta appunto un piccolo saldatore, poi spesso e volentieri col saldatore un pochino di stagno te lo danno, quindi non devi neanche stare a comprarti lo stagno. Questo è proprio il caso più estremo, perché più peggio. Esatto, perché per andare a mettere mano sull'elettronica devi smontare 18 viti, basta sostanzialmente arrivare ad avere accesso al condensatore. Selettore, si vede che spoiler. Spoiler, esatto. Perché il trucco è proprio questo, andare a porre in parallelo al segnale del pick up un condensatore. Ok. Non un condensatore a caso, ma appunto adesso io faccio vedere comparire così ed è fuori fuoco, quindi devo venire più indietro. Io lo faccio lievitare. Esatto. Questo è un piccolo pedalino che ho costruito, dove ho fatto in modo che questo selettore rotativo a 12 posizioni mi dia la possibilità di collegare in ingresso e in uscita la chitarra come un normale pedale, e partendo dalla posizione 0, che è nessun condensatore in parallelo al segnale, da qui passo e comincio a mettere dei valori che sono sempre più alti di condensatore, partendo dai 100 picofarad arrivando agli 8,2 nanofarad. Che tutti sanno quanto sia sexy. Cosa succede? Che il condensatore va a funzionare in modo diverso da quello che è il suo funzionamento in relazione al potenziometro del tono che abbiamo sulla chitarra. Perché? Perché il potenziometro è una resistenza variabile, quindi quando noi andiamo a girare la manopola del nostro tono non stiamo solo agendo tra virgolette sul condensatore, ma ci sono una resistenza e un condensatore che lavorano insieme, ed è un effetto che è un filtro taglia alto o passa basso, ovvero che va a eliminare le altissime frequenze. Più vai a modificare la resistenza variabile, più la maggior parte del segnale delle altre frequenze del pick up viene mandata a massa e quindi non fa più parte del segnale che arriva al vostro amplificatore, alla vostra pedaliera o quello che è. Ecco come funziona. Lui perché mi fa ma gli gnomi che ci sono dentro la chitarra che fanno ste robe non gli dà da mangiare nessuno? Purtroppo no, per quello che ogni tanto bisogna cambiare chitarra. Quando inizia a puzzare sai che devi buttarlo. Cosa fa questa cosa qui? È diverso perché il condensatore qui è lui bello da solo e viene posto in parallelo al segnale della chitarra, e quindi l'esempio è quello di andare a saldarlo sul piedino dello switch dove arriva il segnale del pick up, quindi ponte, centrale e manico, e l'altro un capo lì e l'altro capo sulla massa per esempio dello switch che è già lì, e allora quello va ad avere il suo funzionamento solo su quel pick up. E che cosa fa? Non va ad attenuare le alte frequenze facendo il cosiddetto effetto roll off che le manda a massa, proprio le toglie completamente, più apriamo più le toglie, ma è un valore fisso che va a spostare il picco di risonanza del pick up, che ogni pick up ha il suo picco. Andando a porre questo condensatore in serie, in parallelo, andiamo a spostare il picco di risonanza verso le medie frequenze. Significa che se abbiamo il pick up che è un po' troppo brillante o graffiante, in particolar modo sul pick up al ponte, andiamo ad attenuare questo suono graffiante un po' troppo secco, brillante, graffiante, spostandolo. Non possiamo fare l'opposto, quindi se abbiamo un pick up troppo scuro non possiamo andare là, ma lì potremo giocare col potenziometro, ma un altro video quello. Ok, quindi niente, ci sarà, vabbè. In sostanza questo cosino, questo aggeggio che tu hai costruito va a muovere il selettore selezionando su ogni posizione un condensatore diverso. Esatto. E ci dà la possibilità di fare la prova della modifica senza dover modificare la chitarra. Sì, perché quindi la cosa diventa più veloce, tu dovresti facile, saldare semplice. 12 condensatori diversi ogni volta, provare, ogni volta dire ma aspetta era meglio prima, invece qua fai un salto veloce, risenti senza niente con un nanofarad, con 4,70, finendo dici boh no, quello giusto è 4,70, quando lo sai te lo segni, lo applichi sul selettore e poi la chitarra cambia. Capito. Qui arriva la mia domanda. Se io ho questo aggeggino e lo tengo separato, ci entro col cavo e faccio le mie modifiche, sì, perché non posso prenderlo e mettere il potenziometro rotativo tipo qui e provare? Ok, intanto perché se tu al pick up al ponte volessi un nanofarad e quello al manico al centrale volessi 470 e 100, non solo devi cambiare con lo switch ma devi cambiare anche col potenziometro rotativo ogni volta, selettore rotativo ogni volta, che diventa una rottura di balle. Quando tu fai questo test qua scopri che ogni pick up ha un suo valore, quindi semmai se volessi avere un'ampia scelta dovresti mettere un selettore rotativo per ogni pick up.
te lo selezioni e poi allora usi il tuo solo switch. Sì, E hai però risultato- diventa una cosa che poi ti serve il manuale delle istruzioni per capire cosa, quando. Ok, quindi la cosa noi la mettiamo sul selettore, non sul potenziometro, proprio per separare l'effetto del potenziometro da quello del condensatore. Perché se tu lo metti sul potenziometro, su che potenziometro lo metti? Sul volume? Però allora là siamo di nuovo da capo. Funziona che su tutti. tutto. Quindi sul selettore, così almeno io quando vado a selezionare quel pick-up Tu sai- seleziono anche quel condensatore. Quella modifica che tu hai scelto preventivamente con cura. Ok, è tutto quello che ho da dire. Ok. No, Un allora. libro scritto da Ok, Ale da Bianchi. ok, da ok. Da ok, anche 340 pagine di ok. Titolo? Va bene. Plot twist. Ok, adesso entro in un loop per cui ogni volta che dirò ok mi verrà in mente questa cosa. No, voglio provarlo, capire effettivamente le differenze, sentire il suono senza modifica, poi con la modifica provvisoria, poi se hai voglia, per la tua gioia, ti faccio aprire questa bellissima chitarra e facciamo l'installazione vera e propria che poi resta nello strumento. Sarà un piacere. Ok, quindi adesso facciamo la prova, suono pulito, suono distorto con due pick-up, quello al ponte e quello al manico. Prendo suono distorto per il... No, non perché lo dico, ve lo faccio sentire. Ok. Ok. Parliamo anche di un altro aspetto importantissimo di questo test, che non è solo la consapevolezza, provare cose sulla chitarra, sperimentare con la liuteria, eccetera, eccetera, ma anche quanto mi costa fare questa operazione. Allora, se uno volesse proprio costruirsi un affare del genere e quindi prendersi a sua scelta tot condensatori, in questo caso tra i 100 picofarad e gli 8,2 nanofarad, un selettore rotativo, 12 posizioni, 2 jack e la scatoletta non è che sia strettamente indispensabile, 1500 euro. più IVA. No, cioè siamo sotto i 10 euro. Ok. Poi nessuno vi vieta di prendere questi valori e usare i famosi coccodrilli, che sono dei cavetti con una pinzetta da un lato e una pinzetta dall'altro per fare aggancio-sgancio veloce a livello di elettronica e provare più velocemente, perché non dovete fare saldatura, aprite i due morsetti, mettete il condensatore, ne provate un altro. Questo è un investimento di tempo nel creare l'involucro, il fatto di leggere i valori e poi vai velocissimo. Cioè lui ha una quantità folle di chitarre qui, per cui Adesso lo facciamo su tutte. lì è veramente utile. Se avete solo una chitarra e non volete stare a farvi un accrocchio così, i due coccodrillini, vi cambiate il condensatore e se andate a prendervi, quando li comprate questi condensatori non è che ve ne vendono uno, ve ne vendono tipo o 5 o 10, però se vi chiedono 2 euro, più di 2 euro di una bustina di 5 condensatori da 125 picofarad, sono dei ladri, per cui veramente saranno 5 euro di condensatori, forse neanche, e un po' di mettersi seduti là con tutta la santa pazienza del mondo e fare gli esperimenti. Quindi è più un investimento di tempo che di denaro. Assolutamente sì, ma Però è un tempo, esatto, di qualità. Esperire è meglio che curare, non so cosa ho detto, ha senso? Esperire.
Ora, abbiamo fatto la modifica sulla chitarra, l'abbiamo aperta, abbiamo installato i condensatori, avrei dovuto dire potenziometri per andare al contrario rispetto Abbiamo a prima. dato da mangiare ai nani. Abbiamo dato da mangiare ai nani e la chitarra effettivamente è migliorata. Allora, la situazione di base era già ok per il prezzo dello strumento, però cosa abbiamo fatto? Abbiamo ottimizzato, possiamo dire. Sì, assolutamente. Perché è una di quelle cose da poca spesa, tanta resa. Sì. Un'ora per fare la saldatura? No. Tra smontaggio, rimontaggio. Questa è cose. giusto perché qua bisogna togliere le corde, 11 viti e gira, là sì. Quindi facciamo un'oretta. Ma sì, Mezz'ora. proprio a volere esagerare. Esageriamo. Facciamo che non so svitare le viti, ci metto un'ora. Non si fa così. E i 3 potenziometri, i 3 condensatori che sono stati installati, cifra spesa totale. Allora, se tu dici di manodopera, se uno dovesse farlo fare da un liutaio, Ecco, sì, no, facciamo. Se uno lo fa fare tipo a te da liutaio, lì dipende tantissimo ovviamente da dove vai, perché a Milano può costarti 80 euro. Non lo so, nelle Marche, per non dire in Molise, che poi esiste il Molise, non lo sappiamo, magari là ti costa 20 euro. Ok. Quello è il discorso. se invece te lo fai tu, paghi solo il materiale e quel Se te tempo lo fai che tu ci sono metti. 5 euro, 10 euro se ti vuoi fare sto affare qua. Sì, no, però proprio solo i 3 condensatori e il filo di stagno. Sì, cioè se uno mi viene da me e mi dice fai un setup, cambio corde, mi controlli l'elettronica, io dico sì, e poi magari ho visto il video, facciamo questa cosa qua, proviamo, dice mi piace questo, me li monti. Io nel setup devo già comunque togliere le corde, togliere il battipena per controllare e buttarglieli su, io non c'è. Se devi già fare quella cosa là, 50 centesimi di condensatori, non ti chiedo niente, te li metto su e fine, siamo tutti felici. Voi fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Avete sentito il prima e il dopo, sia con la distorsione sia con il suono pulito dei 2 pick-up. Quindi partendo da suono completamente pulito senza condensatori fino al valore proprio massimo sparato più che si può. Fatemi sapere intanto qual è il vostro preferito, quindi quale avreste montato voi. Io ho fatto una scelta interessante che adesso non mi ricordo e sarà la cosa più divertente da fare, prendere la chitarra tra un po', suonarla e non ricordarmi che c'è questa cosa dentro. Quindi la modifica c'è, ma è come se non ci fosse, però c'è. Il trucco c'è ma non si vede, che è il quarto libro. Dopo ok. Dopo ok, va bene, e infine il trucco c'è, ma non si vede. Io vi ringrazio per aver guardato il video, ringrazio il signor Liuteria per essere passato nel mio studio e aver fatto questo esperimento con la chitarra. E voi fateci sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di tutto il video, ve l'ho già detto. In descrizione trovate il link allo strumento, che un'occhiata dategliela che non si sa mai. Se la merita. Iscrivetevi al canale mio, poi andate anche sul suo perché abbiamo fatto un altro video che non so se è già uscito o uscirà, ma comunque lo trovate. Se c'è, è già uscito, lo trovate ci sarà già, allora lo trovate qui sotto in descrizione. Ciao. È stato bello, a presto.